Beh, con questo libro sicuramente possiamo dare un tocco di colore ai nostri scatti. Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito che trovate sul canale di Player 2 Lighting e su player2.com. Nell'episodio di oggi parliamo di un libro che ho divorato in pochissimi giorni per quanto mi è piaciuto, ovvero Chroma di Nick Fancher. Conoscevo già Nick Fancher dai suoi lavori fotografici e dai tutorial che ha condiviso nel corso degli anni sulle tecniche di illuminazione da studio. È un fotografo specializzato nella ritrattistica utilizzando flash e luci colorate. In questo libro l'autore parla proprio di come scattare fotografie di questo tipo e di come avere pieno controllo sulle fonti luminose colorate. Visto che ne è l'argomento principale, il primo capitolo comincia subito con la teoria del colore, spiegandoci come i diversi colori interagiscono tra di loro e a livello pratico, per esempio, come lo scegliere lo sfondo di un particolare colore può avere un effetto piuttosto significativo sul setup che stiamo creando, perché in base agli altri colori che aggiungiamo con le luci, quello sfondo può o diventare più luminoso oppure rimanere pressoché invariato oscuro perché sta assorbendo gli altri colori, e sono argomenti piuttosto avanzati che senza avere abbastanza pratico, senza avere qualcuno che lo spiega, potrebbero non venire subito in mente. Ovviamente si parla anche dei colori complementari, dei colori analoghi e della separazione dei colori complementari, ovvero quelle linee guida che ci possono aiutare a scegliere colori, una palette di colori che leghi bene insieme. Inoltre Nick Fancher fa riflettere anche sulla componente emotiva e psicologica che portano le diverse tonalità di colore e come possiamo utilizzare questo aspetto per rafforzare il messaggio che vogliamo comunicare con i nostri scatti. Già da questo primo capitolo vediamo come il libro sia molto alla mano e punti a spiegarci il processo creativo e pratico per realizzare scatti come questo qui che abbiano una forte componente di colori. Il libro è pieno di schemi di illuminazione associati alle rispettive fotografie che ci mostrano la posizione delle luci, quali modificatori e gelatine sono state utilizzate, la potenza dei flash e tutte le impostazioni della macchina fotografica. Quindi se vogliamo replicare uno scatto abbiamo tutte le informazioni che possiamo cercare. Non meno importante, l'autore prende il tempo per quasi tutte le fotografie di farci vedere tutto quanto il processo di post-produzione su Lightroom, che è una componente importantissima per questo tipo di fotografie dove bisogna fare aggiustamenti molto di fino con i bilanciamenti tra i colori e le varie tonalità. Per semplificare la spiegazione in questa parte di post-produzione, nel libro vengono riportati proprio dei pezzi dei menu di Lightroom con tutti i valori su come sono stati impostati, e cosa non da poco, nell'edizione italiana tutte queste immagini sono state ricreate utilizzando Lightroom in italiano. Tra un capitolo e l'altro ci sono delle brevi gallerie di foto a pagina intera prese dal portfolio dell'autore, che servono un po' come transizione tra un argomento e l'altro trattato dai capitoli e allo stesso tempo possono offrire anche una ispirazione per i nostri lavori. Il secondo capitolo è dedicato alle basi dell'utilizzo delle gelatine colorate. Qui l'autore ci fa vedere il suo kit che usava al tempo almeno di quando ha scritto il libro, che è molto compatto e al tempo consisteva in due flash Cactus RF60 che ahimè non sono più in produzione perché la Cactus è fallita, ma di questi flash tra l'altro ne abbiamo parlato anche anni fa qui su Player 2 Lighting. Una cosa buona per chi inizia ad approcciarsi a questa tipologia di scatti è che l'autore si mantiene sempre, anche quando si parla di attrezzatura, su soluzioni low budget o dove possibile anche fai da te. Sempre nello stesso capitolo poi continua spiegandoci le basi della temperatura colore e di come si utilizzano le gelatine correttive, che sono quelle che fanno modifiche di bilanciamento del bianco tra luce diurna e incandescenza, per esempio. E poi subito dopo, come è un po' nello stile dell'autore, ci fa vedere come utilizzare queste stesse gelatine, diciamo standard, per degli scatti creativi. Il libro è pieno di foto coloratissime che stimolano la creatività e fanno vedere un uso molto avanzato delle tonalità cromatiche. Nel terzo capitolo, Luci a strati, Nick Fancher ci fa vedere come costruire alcune fotografie utilizzando più luci e colori un passo alla volta. In questa parte del libro si capisce ancora di più quanto sia importante la scelta giusta del colore di sfondo, visto che viene influenzato in
maniera differente dai diversi colori che utilizziamo sul resto del set. Leggere questo libro è un po' come partecipare in differita a un workshop di illuminazione sui flash. Veniamo accompagnati dall'inizio fino alla fine, che include anche la parte di post-produzione, nella creazione di questa tipologia di immagini. Nel quarto capitolo, blocchi, fusione e rimbalzo, si parla delle tecniche per gestire il rapporto che c'è tra le luci colorate in un set. Nel color blocking le luci sono più vicine al soggetto e sono posizionate così da non mischiarsi e mantenere indipendente il loro colore. Nel color blending invece, tenendo le luci più distanti e bilanciate come esposizione, il colore si fonde lasciando accenni di colore solamente nelle ombre. Infine il color bouncing è una tecnica ancora più mirabolante dove una luce colorata colpisce il soggetto sia direttamente che dopo essere rimbalzata su un'altra superficie colorata, e così in pratica da una singola luce colorata riusciamo a ottenere due colori diversi. Nel quinto capitolo si parla di come utilizzare le luci continue colorate che soprattutto all'inizio possono facilitare il processo di apprendimento nella gestione di colori diversi. In questo capitolo viene mostrato tra l'altro che anche se utilizziamo due luci colorate diverse che unendosi formano una terza tonalità, se noi facciamo il bilanciamento del bianco su quest'ultima otteniamo una fotografia dai toni generalmente neutri, ma nei punti di ombra o dove queste due luci non si incontrano abbiamo accenni di altri colori. Essendo l'edizione originale di questo libro del 2018, ancora non si parla di prodotti che abbiamo adesso a disposizione, come per esempio le luci multicolore LED, che sono diventate abbastanza approcciabili come prezzo e molto potenti sia come luminosità che come potenzialità multicolore, da poter essere utilizzati per alcuni dei set che vengono descritti in questo libro. L'autore non ci risparmia tecniche avanzate e nel sesto capitolo si parla dello shutter drag, ovvero di come utilizzare dei tempi di scatto leggermente più lunghi per dare un senso di movimento nella nostra fotografia, mischiando luci continue e luci con il flash, con il risultato che una parte della fotografia avrà del movimento, ma la parte illuminata con il flash invece rimarrà fissa. E di questo argomento ne abbiamo parlato anche nel corso di fotografia, quando abbiamo per esempio parlato del light painting. Nick Fancher mostra come possiamo aggiungere movimento con questa tecnica sia facendo muovere il nostro soggetto, sia tenendo il soggetto fermo e muovendo leggermente la macchina fotografica. Il settimo capitolo si concentra sulle ombre nelle nostre fotografie e su come colorarle. Si parla prima di tutto delle diverse tipologie di ombre che colpiscono lo sfondo delle nostre fotografie e di come controllarle e come posizione, dimensione e colore. Ovviamente questo capitolo, come tutti gli altri, è pieno di esempi pratici, quindi non si va mai solo sul teorico, ma l'autore ci fa vedere direttamente con degli scatti quello di cui sta parlando. Mostra per esempio come ottenere ombre multiple colorate, che è un esperimento che ho fatto anch'io anni fa, e condivide con noi come ha perfezionato e semplificato all'osso il setup per ottenere scatti di questo genere. Una piccola critica che posso fare a questo libro, ma forse è proprio per come l'ha pensato l'autore, è che alcune fotografie dei passaggi intermedi sono troppo piccole per essere molto comprensibili, visto soprattutto che queste fasi intermedie solitamente sono o troppo chiare o troppo scure, oppure magari con colori molto sparati. Nell'ottavo capitolo si parla dei gobbo, ovvero di tutti quanti quegli oggetti che possiamo mettere davanti a una luce per creare delle ombre, e l'autore qui fa vedere quanto è creativo perché usa come gobbo anche delle piante normali da casa o addirittura i capelli di una modella che sta fotografando, e ci fa vedere che anche un foglio di gelatina fotografica abbastanza grande può essere utilizzato come gobbo per ottenere dei risultati originali. Nel nono capitolo si parla di come utilizzare i proiettori come strumento creativo per le fotografie. È una tecnica molto divertente che anche io ho intenzione di sperimentare. Il vantaggio è quello di poter sovrapporre forme astratte o immagini in varie combinazioni tra soggetto e sfondo. Nel decimo e ultimo capitolo si parla di un argomento inaspettato per un libro di questo tipo, ovvero dei colori in bianco e nero. In questo capitolo l'autore condivide con noi alcune sperimentazioni che ha fatto di fotografie scattate originariamente a colori, ma pensate per essere convertite in bianco e nero e per mettere su Lightroom con le
voci miscela in bianco e nero di fare regolazioni molto di fino sull'aspetto finale dell'immagine. Un breve messaggio dal Carlo del futuro. Anche questa volta metteremo in palio 3 libri fotografici e potete aggiudicarvi una copia semplicemente scrivendo un commento qui sotto su YouTube. A differenza delle altre volte però non ho 3 copie del libro di cui parlo nel video e quindi ho scelto altri 3 libri fotografici che scoprirete il giorno dell'estrazione. E adesso a te Carlo del passato. Come suggerisce Nick Fancher nell'epilogo, questo libro ci fornisce di una cassetta di strumenti, di tecniche fotografiche che siamo noi poi a dover prendere e utilizzare per i nostri scatti. Quindi, dopo aver letto questo libro, non ci resta che armarci di flash o luci colorate e cominciare a sperimentare. Personalmente è un libro che consiglio fortemente a tutti gli appassionati di illuminazione da studio, sia che siano ritratti che fotografia di oggetti, perché anche se quando l'abbiamo finito di leggere ci basta sfogliare le pagine e rivedere alcune di queste fotografie per ricordarci di varie tecniche che esistono e farci venire voglia di sperimentarle nei nostri scatti. Come sempre, grazie per aver visto questo episodio, potete scrivermi a carlo@player2.com per dubbi o suggerimenti e potete seguire Player 2 Lighting su tutti quanti i vari social network, sul sito e sul forum. Mi raccomando, scattate tante fotografie, divertitevi e noi ci vediamo al prossimo video.